Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi andremo a vedere come si comporta la stabilizzazione della GoPro Hero 9 rispetto alla Hero 10. Più che una comparazione tecnica sarà un test sul campo. Infatti già da adesso sto utilizzando entrambe le GoPro con la stabilizzazione attiva. Su entrambe ho impostato il 5K e chiaramente l'Hypersmooth, che è il sistema di stabilizzazione delle GoPro, è messo al massimo, quindi impostato su miglioramento. Sulla GoPro Hero 9 abbiamo l'Hypersmooth 3.0, mentre sulla 10 l'Hypersmooth 4.0. Già con la Hero 9 abbiamo un sistema di stabilizzazione eccezionale, la 10 lo va a perfezionare ancora di più. Adesso non so se onestamente state notando differenze di stabilizzazione, comunque sto camminando sulla sabbia, quindi le GoPro non sono assolutamente immobili, anzi si stanno muovendo un sacco. Una cosa che è chiaramente migliorata è l'horizon leveling. Se non sapete di cosa sto parlando, vi invito comunque a dare un'occhiata al video qui sopra, dove parlo sia della stabilizzazione della GoPro Hero 9 che dell'horizon leveling. In pratica è una modalità che ci permette di allineare l'orizzonte, quindi avremo la linea dell'orizzonte sempre dritta anche se andremo a muovere le GoPro. Per far funzionare l'allineamento dell'orizzonte bisogna abilitarlo e funziona solo con il campo visivo lineare più allineamento dell'orizzonte. Ho abilitato su entrambe il campo visivo linear con allineamento dell'orizzonte e come potete vedere il campo visivo è più stretto. Soprattutto sulla Hero 9 notiamo un crop maggiore rispetto alla Hero 10, che riesce a mantenere un campo visivo un po' più ampio anche con questa modalità. Ora io adesso andrò a inclinare le GoPro, cosa che già sto facendo. Arrivato a un certo momento però non riusciranno più a tenere l'orizzonte dritto. La GoPro Hero 9 riesce a raggiungere i 30-40 gradi, ma in base alle situazioni comunque varia, mentre la GoPro Hero 10 riesce sempre a gestire l'allineamento dell'orizzonte fino ai 45 gradi. Infatti se io di nuovo le inclino, la GoPro Hero 9 tenderà a perdere l'allineamento dell'orizzonte prima rispetto alla Hero 10. Magari in un video di questo non si nota tantissima differenza, ma quando andrete a fare delle riprese action questi gradi extra sicuramente vi torneranno utili. Adesso sono tornato al campo visivo wide e comunque è da sottolineare che con entrambe, quando si abilita la stabilizzazione, ci sarà un crop dell'immagine, e anche questa cosa l'ho analizzata nel video di cui vi parlavo poco fa riguardo all'Hypersmooth 3.0 della Hero 9. Quindi se avete bisogno del massimo campo visivo dovrete disabilitare la stabilizzazione o potreste abbassare la potenza dell'Hypersmooth. Infatti ci sono vari livelli. Una cosa anche da considerare riguardo al crop e alla stabilizzazione è che la Hero 10 adesso supporta la modalità Super View anche in 5K, cosa che la GoPro Hero 9 riesce a fare fino al 4K. Adesso sono passato in modalità Super View sulla Hero 10 in 5K, mentre sulla Hero 9 in 5K appunto rimaniamo con la modalità wide. Quindi ok, abbiamo il crop del campo visivo a causa della stabilizzazione, ma abilitando la modalità Super View comunque sulla Hero 10 avremo un campo visivo maggiore. La stessa cosa può essere fatta sulla GoPro Hero 9, ma abbassando la risoluzione al 4K. Adesso però passiamo un attimo a un ambiente un po' più buio. Che cosa succede però se c'è meno luce? Come ad esempio in questo caso, anche se c'è il sole, ma trovandomi in un bosco, la GoPro potrebbe diminuire il tempo di scatto e quindi la resa è molto scarsa in entrambe. Questo perché soprattutto se io inizio a muovere le GoPro, quindi non solo camminando ma soprattutto magari in bici o correndo, la resa della stabilizzazione sarà molto bassa, perché la GoPro, qualsiasi modello, ha bisogno di molta luce
per far funzionare correttamente la stabilizzazione. Quindi dovete sempre avere tanta luce a disposizione. Ciò significa che ad esempio la sera sarà molto meglio disattivare la stabilizzazione, perché comunque ci sarà molta meno luce. L'unico modo per ovviare un pochino a questo problema può essere quello di impostare il tempo di scatto manualmente, quindi non scendere idealmente sotto il 240esimo di secondo, ma bene o male anche a un 120esimo di secondo comunque dovrebbe rendere quasi decentemente, ecco. Ma se impostate il tempo di scatto magari a un 240esimo, possibilmente non c'è abbastanza luce per il video e dovreste aumentare l'ISO, ma portando l'ISO già a ISO 800 o oltre la qualità diminuisce parecchio. Quindi in estrema sintesi la stabilizzazione va utilizzata quando c'è molta luce. Torniamo alla luce e ne approfitto per fare una corsa per testare meglio la stabilizzazione di entrambe le GoPro con una corsa sulla sabbia, quindi in un terreno scosceso. Chiaramente non stiamo parlando di sport estremi, ma comunque vi potete rendere conto della stabilizzazione di entrambe le GoPro. Quello che noto è che comunque la GoPro Hero 10 riesce a applicare un filo di allineamento dell'orizzonte anche quando questo non è attivo. Infatti su queste stesse riprese potrete notare che la GoPro Hero 9 sembra che ogni tanto venga inclinata, cosa che con la Hero 10 si nota molto meno. Se siete curiosi di vedere come si comportano entrambe le GoPro in vari scenari, vi invito a dare un'occhiata al video qui sopra, dove faccio una comparazione completa di entrambe le GoPro. Ma adesso, prima che io perda il fiato, vorrei fare un video ancora più movimentato, come se non tenessi conto di star registrando, quindi muovendo tantissimo le GoPro proprio per vedere la resa. Bene ragazzi, se volete che riprenda fiato, per favore lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.